Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile 2024. Abbiamo la carta del carro. Amici del Leone, periodo di movimento, periodo di spostamenti, viaggi e per qualcuno anche decisioni da prendere, o magari che sono già state prese. Vediamo un attimino di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona proprio nulla, se per caso volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link ai corsi gratuiti e alle previsioni del 2024. Bene, sono letture generali, possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante e vi farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo subito da un 7 di bastoni, 6 di denari, la torre, asso di bastoni, 8 di coppe, 3 di denari, il matto e la forza. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Allora, amici del Leone, qui pare che ci sia una sorta di inizio mese un pochettino faticoso. Può essere che si arrivi da marzo con un po' di stanchezza per certe questioni che si sono dovute affrontare. E però abbiamo un 6 di denari e 6 di denari mi dice che comunque tutto sommato siete in un momento di equilibrio. Potrebbe riguardare sia una situazione economica che una situazione semplicemente, diciamo, di vita quotidiana, piuttosto che proprio anche lavorativa. Adesso ripeto, io vi dico qual è l'andamento generico, poi anche per il specifico il lavoro, le coppie, i single e finanza e economia, farò altri video a tre scelte che potrete integrare con questa lettura. Allora, quello che mi preoccupa un pochettino è la torre, perché ho come la sensazione che qualcuno voglia già terminare questo viaggio, questo movimento, potrebbe essere questo accordo considerato il 6 di denari. Andiamo a vedere di che cosa si tratta carta per carta. Partiamo dal 7 di bastoni. Allora abbiamo un 10 di pentacoli, e un cavaliere di denari. Allora, qui potrebbe essere una questione legata ad un gruppo, ragazzi, con il quale o contro il quale dovete progredire con prudenza. Andiamo a vedere il 6 di denari. Abbiamo un re di bastoni e un 3 di denari che avete già qui, Allora, potrebbe essere un accordo inerente a un progetto, inerente a un nuovo lavoro, inerente, potrebbe anche essere un nuovo cliente, un nuovo fornitore, se fosse per esempio una questione lavorativa, se fosse una questione per esempio familiare, considerato che abbiamo un 10 di pentacoli, devo dire che è come se ci fosse una certa progettualità. Andiamo a vedere la torre.
abbiamo un 9 di coppe e il carro al contrario. Ragazzi, ho la sensazione che qualcuno sia prudente, mm, come se ci fosse una paura di non essere, diciamo, appagati allo stesso modo nel caso in cui si faccia questa scelta, questo spostamento, questo viaggio. È per quello che abbiamo l'asso di bastoni. Andiamo a vedere. 7 di coppe e 2 di coppe. È come se ci fossero tante idee e non si riuscisse a trovare un punto di incontro. Un Più che un punto di incontro, perché comunque lì ho un 6 di pentacoli, una sorta di equilibrio di incontro c'è, un qualche tipo di scambio. E normalmente col 6 di pentacoli è uno scambio di tipo equo. Quindi qua più che il punto di incontro credo che sia ehm, diciamo, trovare un punto da cui partire. Perché appunto le idee qua sono tante, le possibilità sono tante, magari proprio di espansione, magari di movimento. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Perché l'otto di coppe mi parla di una ricerca interna, come se avessi bisogno di prendervi un momento per voi, una sorta di isolamento. Ok, allora abbiamo un fante di denari e un cavaliere di spade. Allora, potrebbe avere a che fare con un nuovo percorso di studi per qualcuno, come se si volesse vedere più a fondo. Ehm, per qualcun altro si tratta di studiare eventuali documenti. Datemi una carta per il cavaliere di spade. 7 di bastoni. Ragazzi, ho idea che qualcuno qua si prenderà una sorta di spazio personale per procedere. Quello che così mi fa pensare che qui abbiamo un 7 di bastoni e subito dopo, in entrambi i casi, un 3 di denari. Quindi è come se ci fosse questa eh, lotta, anche se non mi piace come parola, questo sforzo per riuscire ad andare avanti con il progetto di cui ci parla il 3 di denari, con certe responsabilità, con certi documenti. Sento che in qualche modo ci sono dei documenti qua in mezzo. Andiamo a vedere il 3 di denari. Due di spade e 3 di spade. Datemi una carta per il 3, la luna, che interessante, perché qui avete 7 di coppe. Allora, qui si tratta, ragazzi, di studiare bene, come vi dicevo, quelle che potrebbero essere le carte, i documenti, la situazione, l'avversario, il concorrente, se fosse una situazione di lavoro, il gruppo, l'ambiente, che state vivendo, dentro il quale magari vi state mettendo con questo accordo del 6 di pentacoli, perché qui c'è un qualche cosa che non vedete a causa delle vostre proiezioni. E vi dico proiezioni perché sia 7 di coppe che la carta della luna sono due carte che mi parlano proprio di quello, del vedere le cose o un po' troppo romanticamente o vederle solo a metà. E tenete presente che comunque la luna è una carta un po' di tristezza, è una carta di malinconia, qui c'è una sorta di fatica a lasciare il vecchio per fare questo movimento di cui ci parla il carro, eh, però ecco, sento che diciamo vi serve diventare osservatori della situazione, magari appunto approfondendo quello che è la vostra conoscenza inerente a certi temi, si amplia. La conoscenza espande la coscienza, quindi più si conosce, più si hanno informazioni per sentirsi liberi di muoversi, di agire. Andiamo a vedere questo matto di fine linea. Quattro di pentacoli torre nuovamente, ragazzi.
C'è da staccarsi da qualche tipo di tossicità, da qualche tipo di condizionamento, da qualche tipo di realtà. Per qualcuno potrebbe essere una casa, vi dirò, o una zona, un ambiente fisico geografico da cui ci si deve un po' staccare. Può essere un ambiente familiare anche, o quel gruppo lavorativo di cui parlavamo. È come se ci fosse questo movimento da fare che comunque, diciamo, ha buone prospettive di evolvere, ma ho come la sensazione che facciate un po' fatica a capire che tipo di direzione dare a questo progetto, perché primo vi mancano delle conoscenze, secondo avete questa visione un po' romantica, se vogliamo, un po' troppo condizionata, mi viene da dire. È come se ci fosse un condizionamento che non vi rende liberi. E la carta del matto, sento che è un po' quel consiglio, no? Di ok, buttatevi, abbiate fiducia nell'universo. È anche una carta che ci parla di bambino interiore. Però qui sento proprio questo attaccamento alla casa, questo attaccamento alla zona di comfort. E difatti qui abbiamo anche un 9 di coppe che mi parla di una persona che fondamentalmente è statica perché ha già tutto quello che vuole, ha già tutto quello di cui ha bisogno e quindi non si muove. Andiamo a vedere, ragazzi. Vi dico, per l'evoluzione della coscienza, rimanere in questa posizione statica in realtà vuol dire retrocedere. In questo senso, l'energia non resta mai ferma, o si espande o si contrae. Quindi nel momento in cui uno dice ok, no, aspetta un attimo, la vita mi ha già dato abbastanza guai, problemi, ok, per adesso voglio stare tranquillo un attimo, no, perché così è un po' come se, diciamo, l'energia retrocedesse, si andasse in retrocessione di evoluzione di coscienza. Quindi piuttosto fate un micro passo al giorno da cavaliere di pentacoli, proprio 1 millimetro al giorno, ma fatelo in avanti, senza stancarvi. Rallentate il passo piuttosto, però andate sempre verso l'espansione. Questa vabbè è una legge di metafisica, magari non risuona con tutti perché non avete ancora sentito parlare di queste cose. Va bene. Ah, e se ne volete sentir parlare, volete approfondire, ovviamente potete abbonarvi al canale. La prima playlist da guardare è quella sulla mappa concettuale del percorso di crescita. Guardate, anche qui abbiamo il viaggio. Wow, carta numero 22, che tra l'altro è una delle carte che a me capita, cioè uno dei numeri che a me capita sempre, e parla di viaggi e di cambi di locazione. Guardate ragazzi, è proprio il carro, quindi anche qui è facile che, diciamo, ad aprile, perlomeno nei primi 15 giorni di aprile, ci sia questa sorta di cambio, di spostamento, può essere un cambio appunto di residenza abitativa, lavorativo, quello che è, o anche un cambio di direzione a livello di pensieri, o quello che ho intenzione di fare. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Ok, ne sono uscite 2. Allora, prenditi il tempo di rimanere in silenzio e ascolta tutti i suoni meravigliosi che ti circondano. Godine appieno e rendi grazie costantemente per avere orecchi per intendere. Quante volte nel corso della giornata ti soffermi ad ascoltare tutti questi suoni interiori ed esteriori? E difatti, ragazzi, l'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, che è proprio quell'arcano che vi dice di prendervi un momento di isolamento e di solitudine per trovare la vostra verità interna. La gioia profonda può essere vissuta nella quiete della preghiera. La grande gioia può essere espressa in una canzone, nelle parole. Tutto il tuo essere può danzare gioioso. Basta un sorriso per parlare della gioia e gli stranieri possono condividerla anche se non parlano la tua lingua. Wow, bellissimo ed è interessantissimo, ragazzi, perché io sono una persona che tendenzialmente sorride
Mi è rimasta particolarmente impressa una situazione, un momento dove in un incrocio praticamente io ero con la macchina e avevo un camionista davanti, un camion quindi. E in realtà non mi ricordo più chi avesse la precedenza, però insomma ci siamo un attimino bloccati così e a un certo punto a me è venuto da sorridere e è stato contagioso perché anche l'altra persona si è messa a sorridere. È un po' come dire contagiate il mondo intorno a voi con la gioia di un sorriso. Bellissima carta. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile o perlomeno di ispirazione. Fatemelo sapere con... Ah, ragazzi, ma poi avete la forza e che è anche la vostra carta. Scusate questo. Non l'ho letta prima. Quindi, guardate, è la scelta superata, ok? È la forza di volontà nell'andare avanti e nell'effettuare una scelta per il nostro più alto bene. Quindi andate sereni, piano, per non stancarvi, perché ogni tipo di cambio, ogni tipo di trasformazione va metabolizzata, però ecco, andate sempre un pezzettino alla volta, sempre di più verso l'alto. Bene, ok. Come vi dicevo, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile con un commento, con un like. Se avete piacere di sostenere il canale, potete iscrivervi oppure condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. Ci sono varie playlist per gli abbonati, bisogna partire da quella, dalla mappa concettuale del percorso di crescita. Sono tutti numerati i video, quindi basta andare in ordine progressivo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!